Salve e benvenuti alla Piana di Asterix. Io sono Jack Sunlight e in questo video vi guiderò nell'analisi dell'iceberg meme dei Gormiti. Per chi non sapesse cosa sia, un iceberg meme consiste in un'immagine di questo iceberg diviso in sezioni. Ogni sezione ha scritto in essa i nomi di alcune cose poco conosciute sul tema del meme e man mano che andiamo più in profondità nell'iceberg, più le sezioni diventano sconosciute. Piccola nota. Stiamo parlando principalmente solo del primo canone dei Gormiti, che va dalla prima serie alla Luxion. E un pochino anche Naturalized. Quindi ci saranno alcuni spoiler. Cominciamo col dire come ho realizzato questo meme. Ho iniziato creando un modulo Google in cui ho messo alcune cose che pensavo fossero sconosciute dalla maggior parte delle persone. Poi l'ho condiviso ai vari fan dei Gormiti per farli votare su quanto fosse sconosciuto oppure per sapere altre cose che per loro sono sconosciute. C'è il link in descrizione nel caso voleste votare. E il risultato di questo modulo è questo. È brutto, lo dico. Principalmente parlo della terza sezione. E mi sono sforzato di mettere più cose in quella sezione lì, ma democrazia. Partiamo con il primo livello. Ecco alcuni cortometraggi. Le origini, The Legend Begins e Il Grande Inganno. I primi due sono i cortometraggi della prima serie. Alcune delle cose nell'iceberg erano abbastanza comuni in Italia, ma in altri paesi non sono mai arrivate. Qui certe cose potrebbero sembrare scontate per alcuni, ma bisogna considerare che hanno votato internazionalmente. Allora, The Origins è il primo corto realizzato in assoluto, si vede anche dalla grafica e dai design. E The Legend Begins invece funziona come una sorta di remake fatto per gli americani con alcune correzioni nella storia per adattarsi meglio al magazine. Il Grande Inganno riguarda invece la serie Atomic e il motivo per cui questo corto è qui perché supponiamo che non sia mai stato pubblicato in Italia, visto che nessuno ne ha mai visto uno doppiato in italiano, ed è strano visto che la serie è stata creata da noi italiani. Un gruppo di doppiaggio italiano però ha fatto un fandom di questo corto. Metto il link in descrizione o nei commenti. Boh. Ah, e se vuoi sapere di cosa trattano questi corti senza doverli necessariamente guardare, nel mio canale ho fatto dei video a riguardo con anche sottotitoli in inglese nel caso in cui non parli italiano e stai leggendo qui sotto. Passiamo a Misterioso Cavaliere. Questo è il nome di un gormita della seconda serie. Si dice che fosse di un altro popolo e che è diventato un gormita del popolo del vulcano per colpa di Magor. E qui soprattutto per le teorie che possono essere fatte su questo gormita e nient'altro. Falco Silente. Il motivo della sua presenza dell'iceberg è il fatto che è l'unico gormita secondario che ha una sorta di rilevanza nella storia nel magazine. E dato che il magazine non è conosciuto da tutti, eccolo qua. Battle Egg. Penso che dovrebbe essere molto più in basso, ma va bene lo stesso. Le Battle Egg sono molto simili alle Magic Egg, visto che funzionano ugualmente. Un uovo che se messo in acqua si scioglie rivelando al suo interno un raro gormita. Ma le Battle Egg hanno qualche particolarità. All'interno non c'era un normale gormita della loro serie, Morphogenesis, ma un gormita della serie Nergeia, piccolino e mi pare anche smontabile in alcune parti. E da quando li ho scoperti ho sempre pensato che fossero nati prematuri. Secondo strato. Gormiti Luxion è la prima serie in ordine cronologico. Luxion è già una serie sconosciuta, quindi la sua lore dovrebbe essere ancora più sconosciuta. Infatti pochi sanno che Luxion fa da prequel a tutti i Gormiti. E anche meno sanno che è ambientato sulla Terra invece che su Gorm. Signori della natura di prima serie Atomic. Con il magazine c'erano dei gormiti esclusivi, e nei primi numeri le esclusive erano i signori della prima serie in forma Atomic. Considererò questa posizione per la maggior parte delle esclusive magazine, le eccezioni ne parlerò un po' più avanti. Fatto divertente. Geoss Atomic è l'unico gormita che ha aggiunto Tomic al suo nome. Quindi il suo nome è letteralmente Geoss Atomic, il signore della Terra. Alcuni pensano che questa storia del nome e la sua colorazione bluastra derivino dal fatto che questo era il design beta della forma atomica, almeno del popolo della Terra. Il popolo del ghiaccio cambia colore nel congelatore. In alcune serie alcuni popoli avevano effetti speciali.
Alcune parti trasparenti, alcuni si illuminavano al buio e altri cambiavano colore con la temperatura. All'epoca era così bello. Anche i gormiti del popolo del ghiaccio ne hanno una, infatti cambiano colore se messi nel congelatore o surgelatore, dipende da come lo chiamate. Molti pensano che non abbiano interazioni speciali, dato che il cambiamento di colore è molto lieve. Stessa cosa per il popolo della foresta infuocata con l'acqua calda. Battle Cards. Il primo gioco di carte collezionabili dei gormiti che contiene la serie 1 ed Atomic. Non ne ho mai vista una in lingua diversa dall'italiano, quindi potrebbe non essere mai stata esportata come serie, o almeno è rara in altri paesi. Poi, successivamente, abbiamo le Battle Cards Serie 3. Non credo di aver bisogno di spiegare cosa siano, erano esclusive per i libri in Italia, distribuiti assieme alla Gazzetta dello Sport, quindi erano relativamente rari. Terzo strato. Questa è l'unica cosa in questo livello. C'erano 2 esclusive figure magazine di Devil Phoenix e Grandalbero, con arti articolati e un pulsante che faceva illuminare il primo e parlare al secondo. Il motivo per cui queste esclusive sono in uno strato sotto alle altre è perché queste sono molto più delicate ed è difficile trovarne una online dato che si rompono facilmente. Spero che in questo livello ci saranno altre cose in futuro. Quarto strato. Razzle Viola. Nell'ultimo DVD per il cortometraggio della serie Final Evolution c'era il trailer della serie Il ritorno del Signore della Natura, o serie cartone, che mostrava Razzle il dinosauro con una colorazione viola. Il trailer ha anche Armageddon con un design lievemente diverso da quello in Eclissi Suprema. Battle Cards dei signori di prima serie in forma Atomic. Più o meno la stessa cosa delle Battle Cards di terza serie. Erano carte esclusive, non presenti nel set normale. Questi erano probabilmente inclusi in pacchetti di patatine. Dico probabilmente perché non ne avevo mai sentito parlare prima di iniziare a scrivere il video del gioco di carte. Metto il link nella scheda. E ho trovato veramente poche informazioni al riguardo. I gormiti distribuiti in America non cambiano colore in acqua. Questo è abbastanza autoesplicativo. Gli effetti speciali di cambio colore in acqua calda o fredda non sono presenti nei gormiti americani. Videogiochi dei gormiti per Digiblast. Prima parliamo un attimo del Digiblast. Il Digiblast era una console portatile realizzata da Nikko Europe nel 2005 ed era già una console debole per l'epoca, ma era in grado di distribuire episodi di cartoni animati su quel minuscolo display. Probabilmente non ho bisogno di dire che hanno fallito ad essere rilevanti. E hanno venduto soltanto 100.000 copie. Aveva alcuni giochi basati sui franchise di giochi preziosi e 3 di questi erano basati sui gormiti. Ho giocato ad uno di loro e posso dire che è atroce, ma è carino a modo suo. Nelle settimane future a questo video cercherò di fare il gameplay di quei giochi nelle mie live di Twitch, metto il link in descrizione. Spettacolo teatrale dei gormiti. Sì, i gormiti avevano uno spettacolo teatrale, solo in Italia. Ne ho visto solo alcuni pezzi online ed è stato molto strano. Aveva degli attori che interpretavano il ruolo degli elementi naturali. Per qualche ragione ignorano completamente il tradimento di Helios e l'esistenza di Devil Phoenix. Quando ero bambino ho sempre pensato che fosse noioso solo guardando le facce dei bambini che guardavano lo show. Però ecco l'ore profondo che fa breakdance. Una dimostrazione. Mi stai solo scaldando, amico caro. È il tuo padrone. Quinto strato. Nick del Popolo del Diamante. Hanno realizzato un videogioco per DS e Wii della serie cartoon. E con il gioco è arrivata una figura esclusiva del Signore della Terra con una strana colorazione. Tecnicamente è ancora Signore della Terra, la colorazione ricorda molto il Popolo dei Diamanti. Nella carta esclusiva di questa figure si dice che ottenne questa trasformazione prestando un doblone che lo ha reso letteralmente invincibile. Strano che non hanno mai fatto gli altri signori di quella serie con colorazione Final Evolution. È un vero peccato. Gormiti in Nature Unleashed è avvenuto 3000 anni dopo Neorganic. Nature Unleashed si suppone essere un reboot, quindi la storia dovrebbe essere disconnessa dalle serie precedenti. In Neorganic, l'ultima serie in ordine cronologico, hanno sconfitto Magor, ma non viene mostrato cosa succede dopo e il finale suggerisce la presenza di un sequel, che non è mai stato fatto. Quindi non possiamo davvero dire che questa teoria sia falsa,
Ma non direi nemmeno che è vera, dato che Nature Unleashed ha molte differenze con il canone principale. Armageddon Final Evolution con 15 sotto il piede. Se hai avuto dei gormiti, dovresti sapere che hanno un numero sotto il piede e quel numero va da 1 a 9. Ma non molti sanno che c'è un gormita che non si conforma a questa regola. Ed è Armageddon Final Evolution. In una figura esclusiva in un album. Infatti ha 15 sotto al piede. E aveva anche una carta esclusiva in cui il livello di potenza è 35 anziché 27. Con quindi un totale di 50 di potenza. Descriviamo brevemente come avresti dovuto giocare con i gormiti. Tu e il tuo avversario dovevate sommare il numero della carta con il numero sotto al piede del gormita. Fine. Ora, la combo più potente in quella serie era il sommo luminescente con 9 sotto il piede e 29 nella carta. E la prima combo che può battere per questo Armageddon è il Signore della Terra Elemental Fusion, con il massimo numero sotto al piede. Diciamo che nel gioco principale era abbastanza rotto. Per fortuna credo che nessuno abbia giocato in questa maniera con i suoi gormiti. Figure esclusive USA. L'Italia ha molte figure esclusive, ma ha una sorta di ragione per questo. Gli Stati Uniti no. Ma hanno comunque molte esclusive dorate e una serie di forme esclusive distribuite con le action figure di 15 cm dei signori Nergeia. Queste colorazioni non hanno nemmeno una correlazione con altre serie tranne Noctis, che ha i colori di terza serie. Sesto strato, Blue Comet. Un ragazzo ha pubblicato una foto di Comet con una strana colorazione blu. Dice di averla trovata in una confezione di recente, oramai un anno e qualcosa. Quindi potrebbe essere un errore di produzione, oppure è semplicemente falso. Non ho altro da dire. Grotta di Roskamar Oro. Ho davvero poche informazioni a riguardo. L'ho visto per la prima volta nell'account Instagram di Gormiti Collector 18. Metto il link di Instagram qua, se riesco. Chiedete a lui semmai. Il popolo della foresta infuocata è malvagio. Il popolo della foresta infuocata viene dalla serie Final Evolution. E non ho altre informazioni riguardo a questa teoria. Non mi piace un granché, mi sembra non avere molte basi. Gormslam. Questo è un particolare pezzo di merchandise dei gormiti. Un oggettino che sembra una fish da poker con l'immagine di un gormita sopra. Non ne ho mai visto uno da bambino, ma recentemente online ho trovato molte immagini sui gormiti del Ritorno del Signore della Natura e nel subreddit qualcuno aveva pubblicato una versione di questi ma con i gormiti Mythos. Sono curioso di vedere se c'è una versione di Gormslam anche per altre serie. Settimo strato. Luxion ha più di un cortometraggio. Ho già accennato questa serie e sappiamo così poco. Uno dei motivi è perché abbiamo solo un corto e da quanto ne so c'è solo un paio di capitoli che ne parlano nel magazine. Alcuni suppongono che avrebbero dovuto esserci più cortometraggi e capitoli, poiché ciò che ci viene mostrato cambia tutto quello che sappiamo sulla lore dei gormiti e non sembra provare a ricollegarsi molto al canone principale. Ma non sono mai stati rilasciati altri corti, forse a caso di soldi o forse perché Nature Unleashed era già in produzione. Boh. Dischi lenticolari nelle prime confezioni. Non so negli altri paesi, ma in Italia i pacchetti di prima serie o seconda serie includevano un dischetto adesivo lenticolare del popolo del gormita che avevi trovato nel pacchetto. Non molti se li ricordano e quelli che se lo ricordano probabilmente li hanno persi tutti. Trailer 2012. Beh, il 2012 è stato un anno strano. Il cartone organica era finito l'estate precedente, è stata prodotta la serie Luxion e probabilmente anche l'ultima rivista di quel canone. Nature Unleashed è stata rilasciata nel settembre di quell'anno, ma prima di tutto era stato rilasciato questo trailer nel canale YouTube ufficiale di Giochi Preziosi. È un mix di nuove animazioni, alcune riciclate dal cortometraggio di Final Evolution e i signori Nergeia appaiono in esso. Annuncia qualcosa alla fine dell'anno con il logo di Nature Unleashed. Ma non capisco perché nel caso voglia presentare Nature Unleashed, presentarlo con nuovi modelli dei signori della natura di prima serie mi confonde parecchio. E il fatto che i commenti siano stati rimossi da YouTube non mi fa nemmeno capire la ricezione che c'è stata in quel periodo. Metal Cards del sommo luminescente laminate in oro 24 carati.
Le Metal Card erano carte basate sulla serie Mythos ed Energeia, simili alle Battle Cards. Per pubblicizzare queste carte hanno fatto un concorso, hanno messo 300 carte uniche del Sommo Luminescente laminate in oro 24 carati nei pacchetti. E se ne trovi uno avresti potuto partecipare ad un'estrazione con un montepremi di 9.000 euro. Ora, il motivo per cui si trova qui è molto semplice. Non ci sono prove di queste carte fotografiche. Non c'è un annuncio di un vincitore, non c'è niente. Per maggiori informazioni metto un video qui o nei commenti o guardate nel mio canale in cui ne ho parlato un po' meglio, e se potete aiutate con l'hashtag Sommo24 Carati. Se trovate qualcosa a riguardo, qualsiasi cosa, fatelo sapere. Li cerchiamo da un po'. Terminiamo con l'ultimo strato, pieno di cose croccanti, oscure e sconosciute sul franchise dei Gormiti. I Gormiti erano umani. Questo è basato principalmente sugli eventi della prima serie. Magor ha inviato i suoi Gormiti del vulcano sull'isola di Gorm per fargli mangiare le anime degli abitanti del luogo. Dall'aspetto umanoide e l'unico sopravvissuto è il vecchio saggio. Quando ero piccolo pensavo che il vecchio saggio avesse risuscitato i suoi amici morti, ma nella forma dei Gormiti di prima serie, perché in questo modo avrebbero potuto difendersi se fossero tornati i Gormiti del vulcano, ma è solo una mia idea di bambini. Non abbiamo materialmente prove che abbia fatto questa cosa, però sarebbe stato figo. Non significa però che necessariamente che fossero umani, ma solo creature che assomigliano a umani, umanoidi. Sebbene in Luxion i Gormiti fossero sulla Terra. Allora perché gli umani non avrebbero potuto essere su Gorm? Troppe domande senza risposta. Gormiti Ace Mission. Sapevi che doveva essere fatto un film live action dei Gormiti? Alla fine non è mai stato fatto, ma in Cina era già stato filmato il bootleg. Gormiti Ace Mission. Vi linko il trailer nei commenti o in descrizione. Arte del popolo della lava mistica. Mistica è una strana serie senza molti dettagli a riguardo. I Gormiti erano gli stessi della prima serie, ma le figure e le carte descrittive avevano alcune parti in oro e o in argento. La serie era inclusa nelle Battle Cards, con arte alternative, e ogni popolo ne aveva, tranne il popolo della lava, che non era nemmeno presente nell'album. Ma qualcuno ha trovato una strana art in una scatola dei Gormiti. Rappresenta l'Avion, ma la parte strana è che è in stile mistica e in una posa mai vista. Quindi ha fatto pensare ad alcuni che ci sia la possibilità che fossero state fatte le art della serie mistica, ma poi non siano mai state mostrate al pubblico. Il prossimo punto contiene spoiler pesanti per la serie Natural Legend, quindi se non volete gli spoiler saltatelo. Ci siete? Ok. Il vecchio saggio è il fratello di Magor. In Natural Legend scopriamo che il vecchio saggio è il fratello di Magor. Credo che nessuno ci abbia mai pensato prima di questa serie qui, però non sembra impossibile. Il vecchio saggio era un essere strano, anche rispetto agli altri Gormiti umanoidi, per via delle sue capacità magiche. Fuggì da solo e sapeva già dell'esistenza di Magor quando predisse il suo attacco. Tutto questo non è mai stato spiegato, ed essere suo fratello potrebbe essere plausibile anche nelle serie pre-Natural Aged. Sommo Luminescente e Armageddon Neorganic. Il merchandising di Neorganic era davvero strano, quindi non mi stupisco più. Sappiamo tutti che alla fine di Eclisi Suprema, pausa per farvi andare via nel caso non vogliate spoiler, il Sommo Luminescente muore o qualcosa del genere. Quindi nella serie Neorganic non compare, ma hanno comunque realizzato per lui un action figure da 15 cm che cambia colore nell'acqua, con un design lievemente diverso. Poi ho trovato questa immagine di una scatola con molti Gormiti Neorganic, e Armageddon e il Sommo Luminescente sono lì. Anche se queste sono le figure Eclissi Suprema e non ne hanno una Neorganic. Doblone dorato della serie Titanium. Siete rimasti sorpresi per le 300 copie delle Metal Card del Sommo Luminescente? Laminate in oro 24 carati? Beh, hanno fatto qualcosa di simile per la serie Titanium. Questi erano inclusi con i normali pacchetti. I Gormiti di quella serie avevano infatti un petto apribile, in cui c'è uno spazio vuoto dentro e ci si poteva inserire degli oggettini. Beh, decisero di promuovere questa serie mettendo dei veri dobloni, forse d'oro, forse semplicemente di metallo, all'interno di alcuni Gormiti casuali. Quindi siamo sicuri almeno questi che esistono, e quindi sto a posto. Il gioco dei Gormiti sarebbe dovuto essere molto più complesso. Questa è una voce interessante. Ho già parlato del gioco base dei Gormiti, giusto? Bene,
Guardando in un frame di una vecchia pubblicità dei Gormiti di prima serie, si vede chiaramente che un maglio infuocato, che è la carta che si vede di più, ci fa sapere che il gioco avrebbe dovuto avere un deck chiamato Grimorio e i popoli erano importanti per il gioco e c'era una sorta di livello, tipo Yu-Gi-Oh! Ma non sappiamo nient'altro. Esclusive Hong Kong. Concludiamo questo video con qualcosa di veramente particolare. Durante la distribuzione di Elemental Fusion e di Eclipse Suprema, Hong Kong ha deciso di realizzare queste figure esclusive senza l'approvazione ufficiale. Quindi, quando sono state colte in flagrante, hanno interrotto la produzione e quelle che erano già state prodotte e distribuite sono state messe su eBay. Ora, queste sono alcune delle, oppure le più rare figure dei Gormiti. E questo era quello che abbiamo per la prima versione dell'iceberg. So che molte cose sono state tralasciate, in caso fatemi sapere nei commenti. E fatemi sapere cosa ne pensate e se volete cambiare la posizione di alcuni dei punti qui trattati, metto il modulo Nu Google in descrizione così che possiate votare. Democrazia. Quindi grazie per aver visto il video, fino a questo momento credo che siate dei pazzi ad averlo fatto, se l'avete fatto ovviamente. Spero di riuscire a montarlo brevemente. Se tutto va bene ci dovrebbero essere nuovi fan, benvenuti, benvenuti. Non spammate troppo i meme del Darione. E niente.